Sono Maurizio Torrealta, giornalista di Rai News 24. Ho scritto il quarto livello partendo da quella cartolina postale che Vito Ciancimino aveva spedito a se stesso, elencando nel 1990 le 12 persone che secondo lui facevano parte di questo livello delle istituzioni che lavorava e copriva Cosa Nostra. Il termine quarto livello è stato quello che ha utilizzato Vito Ciancimino per descrivere questo elenco, quindi io parto dall'analisi di queste persone che sono persone reali, che sono già entrate, alcune da tempo, alcune invece solo recentemente nella cronaca, ed è curioso il fatto che Vito Ciancimino abbia menzionato queste persone nel 1990 e la cartolina postale spedita a se stesso serviva proprio a certificare la data. Quindi lui nel 1990 dice: queste persone fanno parte del livello che non per interesse personale ma per interessi superiori copre Cosa Nostra. È molto interessante perché proprio nell'organigramma dell'organizzazione c'è qualcosa di sbagliato. Quando l'Alto Commissariato viene fatto da Di Francesco, che è sia prefetto di Palermo, sia capo dell'Alto Commissariato, sia capo del SISDE, si capisce che c'è una contraddizione, perché se uno ha il compito di catturare i latitanti, di contrastare Cosa Nostra e invece poi dall'altro come membro del SISDE di trattarli, di trattare con loro, di conoscerli, di prendere informazioni, si capisce che c'è una contraddizione. Non si può il pomeriggio cercare i latitanti e la sera andarli ad incontrare. Ad esempio ci sono molti membri di questo elenco dell'Alto Commissariato, tra i quali appunto Bruno Contrada, capo del SISDE in Sicilia e capo gabinetto dell'Alto Commissariato, due ruoli in contraddizione. Bruno Contrada è stato arrestato, condannato al terzo livello di giudizio, quindi definitivo, ma viene da supporre che il problema non fosse Contrada, fosse il problema dell'intera struttura che aveva questa duplicità. Sì, ma Massimo Ciancimino è un personaggio molto complesso che da una parte è il figlio di un noto mafioso, dirò di più di mafioso. Vito Ciancimino era membro di Gladio e questo sta nei verbali che Massimo ha reso alla procura. Quindi è qualcosa di più complicato, era in quel territorio grigio che è tra la politica, l'organizzazione mafiosa e l'organizzazione clandestina per progetti di altro genere. Inizialmente Gladio doveva difendere il nostro paese in caso di invasione da parte dei comunisti, da parte dell'Unione Sovietica. Poi in realtà si è trasformata sempre di più in uno strumento di guerra psicologica. È un personaggio molto complesso, Vito. Massimo da una parte vorrebbe sdoganarsi da suo padre, dall'altro ne è legato a doppio filo, ne è legato e dal punto di vista economico, perché ha ereditato gran parte di quei capitali prodotti con le attività illegali di Cosa Nostra, che sono appunto i soldi di riciclaggio, quindi è stato accusato di riciclaggio e dà delle informazioni molto ricche su tutta l'attività di suo padre, che sono state un po' la sua salvaguardia, ma anche il suo vero rischio. Io non so che gioco stia facendo, l'elenco che ha dato di queste 13 persone, una è De Gennaro, risulta essere falsificato il nome di De Gennaro, ma dalla polizia scientifica risultano essere veri gli altri 12 nomi di questo elenco. Mi occupo dell'elenco di queste persone che sono uomini delle istituzioni importanti e che voglio vedere se può essere successo che non per motivi di interesse personale abbiano commesso dei reati. In due casi si tratta di condanne in definitivo, sia come dicevo prima per Bruno Contrada, una volta generale Delfino, che poi è stato appunto condannato in definitivo e degradato per aver intascato parte di un riscatto che doveva consegnare ai sequestratori, in realtà se l'è tenuta lui. Com'è possibile che un generale dei carabinieri di alto livello impegnato in moltissime operazioni faccia questo? Probabilmente per dei motivi che non sono quelli dell'interesse personale, nonostante possa apparire questo. Ma sono ipotesi ovviamente. Le stragi hanno sempre funzionato in maniera efficace quando venivano attribuite a dei pericoli reali, le stragi fasciste, le stragi rosse. Ormai le stragi hanno una connotazione così precisa, sono stragi che vengono fatte per spaventare il pubblico, gli elettori, e spostarli a destra o verso il centro. Sono stragi che hanno finalità di guerra psicologica. Ormai è così diffusa la consapevolezza di questo che verrebbe da pensare
che nessuno possa ricorrere a questi espedienti, anche perché ormai la consapevolezza sociale è cresciuta. Invece sono degli strumenti molto utili, molto comodi, si trova sempre un pazzo che vuole creare disordine o una motivazione fasulla, un attentato fatto da islamici o chi altri, per riuscire poi a creare quel clima di paura che può far scegliere un partito piuttosto che un altro, dare un segno piuttosto che un altro al governo o alla stessa forma della Seconda Repubblica. Io non lo so se il Vaticano faccia parte del quarto livello, che ripeto è una definizione che nasce da Vito Ciancimino. Lo IOR è stato identificato grazie alle dichiarazioni di pentiti e altri collaboratori come la banca offshore di Cosa Nostra. Poi quanto questa funzione fosse voluta, strumentale, eccetera, deve essere tutto indagato. Si può pensare che in un'operazione contro il comunismo lo IOR abbia avuto la funzione di fare da collettore di flussi finanziari prodotti dall'attività di Cosa Nostra e servisse poi a sovvenzionare, a sostenere movimenti come Solidarnosc o altre attività. Ad esempio Mutolo recentemente ha raccontato che nell'82 i soldi dei traffici di eroina venivano investiti nella Germania dell'Est. Nel periodo in cui c'era ancora la cortina ci dovevano essere dei canali e un'organizzazione molto forte, e io penso che poteva essere solo fatto con l'appoggio di un'organizzazione internazionale, non soltanto dall'attività imprenditoriale di Cosa Nostra. C'è tutto un aspetto sulla funzione che Cosa Nostra ha avuto nel finanziamento di attività, diciamo, con finalità politiche, che è tutta da scoprire. Sicuramente fino al 90 questa attività c'è stata da parte dello IOR, adesso so che si sono adeguati alla normativa europea, ma senza dubbio questo nel passato è avvenuto con Calvi, è avvenuto con Sindona, è avvenuto in vari momenti e con Marcinkus per l'appunto, ed era funzionale a un progetto politico, e viene da supporre che questo progetto fosse lo stesso che poi serviva a mediare, a evitare che le indagini su Cosa Nostra raggiungessero dei punti pericolosi e facessero scoprire tutta questa attività segreta che Cosa Nostra in qualche modo finanziava. Questo è il sospetto. Se noi mettiamo in fila gli eventi, nel 79 viene invasa dai russi l'Afghanistan, viene organizzata una resistenza da parte dei talebani contro i russi, viene finanziata questa resistenza col traffico dell'oppio e dunque con la raffinazione dell'eroina. Le grandi famiglie americane cominciano proprio negli anni '80 a gestire questo traffico, i Gambino per primi, eccetera. Mai nella storia industriale del mondo c'è stato un incremento così rapido di capitali come negli anni '80 proprio attraverso il traffico dell'eroina. La famiglia Gambino è stata quella che ha finanziato Sindona nella sua attività di banchiere ed è stata quella che gestiva questo tipo di traffici, e così poi anche le altre famiglie, anche le famiglie siciliane palermitane, le raffinerie di Alcamo funzionavano più all'interno di questo circuito. È prevedibile che ci sia stata un'attività clandestina con finalità politiche che non dovevano essere scoperte e che lo stesso apparato di sicurezza italiano non doveva più di tanto contrastare. Ci si domanda sempre chi comanda, se comanda Cosa Nostra o se comandano i politici. La mafia non agisce contro lo Stato, la mafia agisce sempre con lo Stato e con chi vince, con chi ha potere. È una forma di mediazione di interessi particolari che viene fatta con il potere in tutti i sensi. Garantisce controllo sociale, garantisce talvolta anche pace sociale o garantisce che non ci sia la pace sociale se questi accordi non vengono mantenuti. Nel libro io prima segnalavo che emergevano in queste 12 persone
delle cordate precise. Una è quella dell'Alto Commissariato, del doppio ruolo che aveva l'Alto Commissariato. C'è una seconda cordata che emerge ed è quella del cosiddetto Sisdegate. Il Sisdegate è stato uno strano caso che è scoppiato proprio nel 93, l'anno peggiore, l'anno delle bombe, che oggi possiamo definire appunto l'anno della trattativa. Prima non eravamo a conoscenza della trattativa più dura tra Stato e Cosa Nostra. Bene, in quell'anno vengono scoperti alcuni 007 del SISDE che avevano un ammontare piuttosto forte di capitali di dubbia provenienza. Si trattava più o meno di 100 miliardi di lire di quei tempi, e che in realtà non risultavano fossero parte dei cosiddetti fondi neri del SISDE. I fondi neri del SISDE sono dei fondi che vengono utilizzati senza rendicontazione per operazioni sporche di vario genere. All'inizio si chiamava lo scandalo dei fondi neri del SISDE perché hanno cercato di farli passare come fondi neri del SISDE, ma in realtà erano soldi che non avevano quella provenienza. Ed è curioso che in quel momento particolare i nostri servizi, invece di essere impegnati nel rafforzamento dello Stato che era in grave difficoltà, fossero invece coinvolti in una lotta senza quartiere con altre correnti interne, tant'è che il famoso discorso di Scalfaro, del presidente Scalfaro, "io non ci sto", fatto proprio il 4 novembre del 1993, era indirizzato a delle accuse che provenivano dai 007 di allora, che lo accusavano di godere di fondi riservati ingiustificatamente. Lo scandalo dei fondi neri del SISDE è un buco che è nero, che nessuno vuole affrontare, perché farebbe emergere delle complicità e delle finalità dei nostri servizi indicibili. A cosa servivano quei 100 miliardi? Chi li avrebbe dovuto utilizzare? Per quali motivi? Da dove provenivano? Sono tutte domande che ancora non trovano risposta, e credo che non sia un problema giudiziario, perché i processi sui fondi neri ci sono stati. Il problema è un problema politico, dovrebbe essere affrontato dall'unico organismo che può fare questo, che è la Commissione parlamentare sulla mafia, e sarebbe utile che si riscrivesse anche questa parte di storia del nostro Paese che è ancora così misteriosa.